ben ritrovate nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi andiamo a realizzare assieme questa maglia. Le foto dell'indosso le avete viste nell'anteprima, è una maglia veramente molto semplice i cui punti di forza sono queste splendide maniche lavorate con questo facilissimo punto che si alterna di 2 soli giri, alternando sempre gli stessi punti in ogni giro, però guardate, ottenendo una manica dall'effetto molto bello, fine e anche molto di tendenza. Ho scelto per questa lavorazione questi colori caldi che mi richiamano tanto alle foglie autunnali e io li adoro. Abbiamo bisogno in questi giorni più che mai di positività e quindi andiamo a attingere dalla creatività e da questi colori tutta la positività e l'energia di cui abbiamo bisogno. Quindi state in mia compagnia se volete divertirvi assieme a me a realizzare questa maglia. La costruzione del nostro progetto è semplicissima. Partiremo dalla base della maglia a costruire il nostro primo pannello del davanti e del dietro, che quindi andremo a lavorare separatamente. Quindi iniziamo e partiamo dalla base a costruire il nostro pannello che lavoreremo con giri di andata e di ritorno, vedete. Poi ad un certo punto, adesso vi darò tutte le misure, ci fermeremo, andremo a lavorare meno maglie, quindi andremo a formare questo angolino che è quello dello scalfo delle braccia e andremo a lavorare, a restringere un pochino il nostro pannello, perché poi andremo ad inserire la nostra manica. Continueremo la lavorazione sempre con giri di andata e di ritorno, piano piano, fino ad arrivare poi al nostro girocollo, e quindi andremo a fare delle ulteriori scanalature, andremo a lavorare le maglie separatamente per creare appunto un'alzata nelle nostre spalle. Dopodiché cuciremo il pannello del davanti e del dietro, andremo a riprendere le maglie intorno alla circonferenza del collo e a restringere un pochino il collo e ad alzarci con un punto a coste 1 e 1. Una volta fatto questo andiamo ad occuparci delle nostre maniche. Riprenderemo la lavorazione nel punto che si trova sotto allo scalfo, lavoreremo in giro in tondo delle maglie basse, quindi andremo a riprendere la nostra lavorazione in questo senso, vedete, così. Andremo a lavorare questo punto fantasia in tondo. Il punto fantasia è molto bello ed anche molto rilassante da lavorare, semplice. Una volta imparato il meccanismo andremo via spedita. Non si vede in nessun modo il punto di stacco, vedete, di inizio e fine giro, e andremo a lavorare la nostra circonferenza fino alla fine, realizzando poi il nostro polsino. Quindi, come vedrete, vi spiegherò tutto passo passo, strada facendo, e la realizzazione è davvero semplicissima. Quindi per la realizzazione della maglia parto con la costruzione dalla base. Vediamo un po' di misure. Guardate, allora, la base della mia maglia, che è stata costruita per una taglia M, ha una base di 43 cm e per ottenere questi 43 cm ho montato 68 catenelle e ho realizzato 68 maglie alte. Ho continuato la lavorazione a maglie alte per costruire il primo pannello del davanti, che poi è uguale a quello del dietro, e ho lavorato con giri di andata e di ritorno queste 68 maglie alte per 33 cm. Dopodiché, come vi farò vedere, ho creato appunto questa scanalatura, che è quella degli scalfi delle braccia, e ho diminuito la lavorazione di alcune maglie e ho proseguito la lavorazione per un altro pochino, e poi ho suddiviso la lavorazione proseguendo soltanto a lavorare 2 alzate per le spalle. In tutto il mio scalfo misura 22 cm. Poi ho realizzato il secondo pannello del dietro, li ho cuciti lateralmente, prima sulle spalle e poi sui fianchi, e alla fine, quando ho assemblato i 2 pannelli, ho lavorato il mio bordino con delle maglie alte in costa 1 a 1.
Una volta completato il collo sono passata alla lavorazione delle mie maniche, che ho lavorato in tondo, quindi sono partita da qua sotto agganciandomi con il filo e riprendendo la lavorazione circolarmente. Ho lavorato la mia manica a punto fantasia per 48 cm nel mio caso, ma ovviamente poi andrete a valutare voi provando il progetto strada facendo, e alla fine ho realizzato un polsino, vedete che ha appunto un'apertura di 8 cm, soltanto ripiegato naturalmente in questo senso. E basta, io ho lavorato appunto questo polsino per un'altezza di 3,5 cm, 4. Quindi come vedete la costruzione della maglia è molto semplice. Per realizzare una taglia più piccola o taglie più grandi, appunto vi dico di diminuire per le taglie più piccole di 2 cm e per le taglie più grandi di aggiungere 2 cm in più rispetto alle misure che vedete indicate qui. Per la lavorazione di questo progetto io ho utilizzato del Kid Silk Mohair, in questo caso ho utilizzato quello di Drop nel colore Curry, e ho abbinato questo filato di Kid Silk che è 200 metri per 25 grammi e quindi è molto sottile. L'ho abbinato a questo cotone cablé numero 8 di Sesia, che è bellissimo, vedete? E per 50 grammi sono 335 metri, quindi ho usato 4 gomitoli di cablé 8 Sesia e 4 gomitoli di Kid Silk. Adesso il progetto lo devo ancora terminare in questo momento, quindi alla fine poi in info box in descrizione vi dirò esattamente quanto ne ho utilizzato. Mi è piaciuta appunto l'idea di abbinare questi due filati. Da solo il Kid Silk sarebbe stato sottile per questo progetto, e abbinato appunto a questo cotone gli dà una lucentezza veramente bella e una pesantezza e una cadenza diversa appunto alla lavorazione, e mi è piaciuto tantissimo appunto questi punti luce poi che si vengono a creare. Come vedete il cotone appunto schiarisce e fa risaltare il mohair. Questa fusione di questi due fili mi è piaciuta moltissimo. Naturalmente sono tantissime poi le combinazioni che voi potrete fare. In questo caso ho usato questi due, ma guardate per esempio anche questo color ruggine delicatissimo, questo qui è sempre quello di Drop abbinato a questo color ruggine di Sesia, è fantastico. Questo per esempio di Sesia il colore è il numero 40, e di questo Kid Silk color ruggine il colore è il 33. Vi do anche i numeri di questo in questo color oro sole, giallo sole, il colore è il numero 55, e invece il Kid Silk, se cercate nella tabella, è il color Curry. Però è bellissimo anche, guardate, trovare appunto delle sfumature con il Sesia Vivienne, che è un mohair spettacolare secondo me, è morbido, sempre 70% mohair e 30% seta, non è assolutamente vetroso al tatto, ma anzi è morbidissimo, è una nuvola, non punge, ed è bellissimo anche giocare eventualmente con tutte le tonalità del Vivienne abbinate appunto sempre al cablé 8. Quindi adesso sta a voi fare appunto le vostre scelte in base appunto ai colori preferiti e ai colori che vi attirano di più. Con l'uncinetto del numero 4 avvio le mie 68 maglie. Realizzata la mia catenella, monto altre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sulla quarta realizzo una maglia alta e vado a lavorare una maglia alta su ogni catenella di base fino a che avrò realizzato 68 maglie alte. Una volta realizzata tutta la mia base di 68 maglie alte, 3 catenelle, giro il mio lavoro e procedo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante.
in questo modo. Quindi vi faccio vedere, realizzo in questo modo un pannello di 68 maglie che lavoro con giri di andata e di ritorno, ed il mio pannello misura 44 centimetri. Lo lavoro per un'altezza fino ad arrivare a un'altezza di 35 centimetri. Dopodiché, vedete, dobbiamo andare a creare quelli che sono dei piccoli scalfi per le braccia, per arrotondare appunto la nostra manica, entrambi i lati, e poi dovremo salire piano piano con la lavorazione e andare a creare le nostre due spalle. Lavorati quindi i miei 35 centimetri, che corrispondono a circa 33 giri di lavorazione, finito il mio 33esimo giro non mi alzo con 3 catenelle, ma cammino con delle maglie bassissime fino ad arrivare alla quarta maglia alta. Quindi 2, 3 e qui sono nella quarta maglia, vedete? Quindi ho camminato con 1, 2, 3 maglie bassissime, nella quarta porto fuori il filo e porto fuori tutte e due le maglie, mi alzo con 2 catenelle, che corrisponde quindi a una maglia alta, perciò ne ho lasciate 1, 2, 3 in sospeso, cioè ho creato un angolo, diciamo, e lavoro una maglia alta sotto ad ogni maglia alta sottostante fino alla fine. Però alla fine dobbiamo lasciare libere le ultime 3 maglie alte, che vi faccio vedere appunto per l'altro pannello che io ho già realizzato. Vado a creare praticamente questo scanso, e dall'altra parte devo fare uguale, quindi lavoro tutte le mie maglie alte fino quasi alla fine. Ci vediamo alla fine di questo giro. Arrivo alla fine del giro e lascio in sospeso la lavorazione nelle ultime 3 maglie, non le lavoro per creare lo stesso scanso. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, giro il mio lavoro e riprendo la lavorazione a maglie alte. Dall'angolo che ho creato lavoro con giri di andata e di ritorno per 18 centimetri. Io ho lavorato quindi 16 giri, da qui ho lavorato per 16 giri e sono arrivata fino a qui. Corrispondono 18 centimetri e sono 16 giri di lavorazione. Una volta che ho finito di lavorare il 16° giro, mi sono alzata con 3 catenelle e ho lavorato però soltanto 16 maglie alte, e ho lavorato 16 maglie alte per 1, 2, 3, 4 e 5 giri, che corrispondono a 6 centimetri, e poi ho chiuso con il filo. Ho riattaccato il filo da questo lato e ho lavorato 16 maglie alte soltanto del lato, sempre per 1, 2, 3, 4 e 5 giri, ovviamente per creare queste due spalline. Io devo creare 2 pannelli esattamente uguali, vedete? In questo caso io li ho sovrapposti, ho già iniziato a fare le cuciture di una spallina e del laterale, quindi devo creare questi 2 pannelli tali e quali. Dopodiché li devo sovrapporre in questo modo, li devo far combaciare, ecco qui, li ho messi tutti e due nella parte del rovescio. Io ho già cucito una spallina e tutto un laterale. Ora vediamo come procedere alla cucitura dell'altra spallina, vi faccio vedere. Per chi naturalmente volesse e non volesse effettuare il collo, può realizzare, diciamo, dal
dall'angolo qui dello scalfo, da questa scanalatura, può realizzare appunto la maglia e procedere facendo uno scollo a barca, magari non lavorando fino a qui ma prolungando per altri 2-3 giri di maglie, e può lavorare appunto uno scollo così a barca. Naturalmente lo proverete appunto dallo scalfo del braccio fino al vostro collo, e poi invece di fare appunto le spalline, se vuole un lavoro più accollato, può anche terminare così e quindi cucire poi i due pezzi dell'anteriore e del dietro, apportando appunto un pezzettino di cucitura e poi procedendo per le spalle per la lavorazione, come vedremo. Per le cuciture io faccio combaciare bene i due pezzi delle spalline e poi la stessa cosa farò altrettanto per il laterale, quindi dall'angolino dello scalfo io cucirò tutto fino a giù. Magari mi posso aiutare a tenere fermi le due parti da combaciare fissandomi dei marker o mettendo anche delle pinze, affinché io, mentre lavoro la cucitura, ho un lavoro che combacia perfettamente senza che si sposti. La cucitura la potete fare naturalmente con ago e filo se preferite, oppure con l'uncinetto, effettuando, vedete, vi prendete le catenelle naturalmente e le fate combaciare, quelle di ogni pezzettino, in questo modo, e prendete il filo e la coppia dei fili in questo modo e iniziate a lavorare la chiusura in questo modo, facendo una prima catenella e poi lavorando delle maglie basse, prendendo bene le maglie della spallina. In questo modo portate fuori il filo ed effettuate una maglia bassa per ogni punto, in questo modo, così. Vi verrà una cucitura bella piatta, quindi non un cordino nodoso, fastidioso, ma verrà bella. Vedete, naturalmente dovete cercare di fare corrispondere le maglie di ogni lato e passate fuori il filo e continuate così la lavorazione per tutto il lato da cucire. La stessa cosa la farete sul fianco. Vediamo ora come riprendere le maglie intorno al collo per lavorarle a coste in rilievo. Lavoro con l'uncinetto del 3,5 e lo punto qui sulla spalla praticamente e lascio una codina un po' lunga, che così adesso quando lavoro le maglie le vado a prendere il filo sotto, passo il filo e lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, tenendo la codina qui, in modo che quando lavoro le maglie alte la nascondo e la passo già direttamente sotto. Lavoro tutto intorno un bordo di maglie alte. Ne lavoro uno in mezzo alla catenella, alla maglia alta che è distesa, e uno nel punto di giunzione tra le due maglie alte, in questo modo. Vedete, questa è la maglia alta, avvicino un pochino. Queste sono le maglie della spalla che sono messe distese in orizzontale, quindi lavoro un punto, una maglia alta, puntando nella metà della maglia alta, diciamo distesa, e una maglia alta nel punto di giunzione tra le due maglie alte. Fintanto appunto che stiamo lavorando il pezzettino della nostra spallina. Naturalmente intorno alla circonferenza del collo io dovrò lavorare un numero pari di maglie alte, perché devo lavorare poi il mio bordo in costa, quindi devo avere un numero di maglie pari. Quindi mi raccomando, poi verificate questa cosa. Qui sono, vedete, nell'angolo dello scanso del collo,
e quindi riprendo la lavorazione, in poche parole, a maglie alte, perché vado a riprendere quelle che sono le maglie alte del collo, della parte diciamo orizzontale del collo. Vedete? Quindi dovete fare tutto un giro di maglie basse intorno alla circonferenza, mi raccomando distribuitele in numero uniforme. Io intorno alla circonferenza dello scollo per la mia maglia ho effettuato 100 maglie alte. Distribuirle uniformemente significa che per ogni pezzo di spallina io ne ho 9 per la prima metà, scusate vi faccio vedere. Allora 9, questo è il centro della spallina, quindi per mezza spallina io ho 9 maglie più 9 dall'altro lato, quindi 18 e 18 da questa parte, mi raccomando, quindi che vengano distribuite in modo uniforme intorno alla circonferenza. Una volta che ho effettuato tutto il giro di maglie alte, che devono essere, ripeto, di numero pari, chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia alta, come siamo abituati di solito. Mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla prima delle maglie alte e inizio ad effettuare le mie maglie in costa, perciò lavoro una maglia in costa dietro, una maglia in costa davanti per creare il mio bordino, una maglia in costa dietro, quindi vado ad alternare la lavorazione delle maglie alte in costa, una maglia in costa davanti ed effettuo questi passaggi per tutto il mio giro. Vedete, quindi vado a creare quella che è la mia lavorazione del bordo dello scollo del maglione. Maglia in costa dietro e maglia in costa davanti. Lo faccio con un uncinetto di un numero più piccolo rispetto a quello che con cui abbiamo lavorato il maglioncino, per restringere un pochino il collo. Concluso il mio giro di lavorazione a maglie in costa, chiudo come sempre con una maglia bassissima nella prima maglia. Mi alzo quindi con 3 catenelle, 1, 2, 3 e vedete qui ho la prima maglia è in costa dietro, quindi la faccio sempre in costa dietro. La successiva è una maglia a rilievo in costa davanti e la prendo in costa davanti, quindi procedo sempre con la lavorazione a giri alterni e le maglie in costa dietro le prendo in costa dietro. Quelle che sono in rilievo davanti le prendo in rilievo, continuo a prenderle e a metterle in rilievo davanti. In questo modo questa è dietro. Procedo così, quindi questa lavorazione Questo è il risultato della lavorazione del collo con il bordino a coste che ho lavorato per 3,5-4 centimetri. Ora andiamo a vedere come realizzare la manica. Vedete, una io l'ho già completata ed è una lavorazione che ho svolto intorno al giro manica con questo bellissimo punto di grande effetto e poi ho concluso stringendo con il polsino. Ora andiamo a vedere come realizzare la manica partendo da questa che è appunto scollata con questo scollo così. Andiamo a realizzare dapprima delle maglie intorno e poi iniziamo la lavorazione con questo splendido punto fantasia.
Lavoro il primo giro della circonferenza partendo dalla parte sotto lo scalfo, quindi qui nella metà, e realizzando intorno con l'uncinetto del numero 4, solo questo primo giro col 4, perché poi la realizzazione del resto della manica la farò con l'uncinetto 3,5, e monto intorno a tutta la circonferenza delle maglie basse. Naturalmente vi dovete prendere nota delle maglie che farete in questo primo giro, perché dovranno essere le stesse che poi andrete a montare per l'altra manica, per avere soprattutto lo stesso numero di motivi del punto fantasia intorno alla circonferenza. Io per l'altra manica appunto mi sono presa nota, ho montato intorno alla mia circonferenza 90 maglie basse. Il motivo del punto fantasia, lavorato circolarmente, è multiplo di 6, quindi le maglie di base che dovrete montare intorno alla circonferenza, se fate una taglia più piccola o più grande della mia, quindi dovete avere un numero di maglie di base basse multiplo di 6 per avere la possibilità appunto di montare il numero corretto poi dei motivi del punto fantasia. Su 90 maglie che io ho lavorato qui intorno ho montato poi alla fine 15 motivi, ho lavorato sempre tutta la manica con 15 motivi di questo punto fantasia dalla spalla, diciamo dalla circonferenza intorno al braccio fino alla fine della realizzazione, dove poi io ho stretto realizzando il mio polsino. Quindi prendo la mia maglia qui a metà e punto il mio uncinetto del numero 4 e faccio uscire, quindi prendo i miei 2 fili, lascio la codina un po' lunga che poi andrò a nascondere e tiro fuori la mia asola. Faccio una catenella e inizio tutto intorno a realizzare delle maglie basse, in questo modo cercando di nascondere poi dietro la mia codina. Cercate di avere l'accortezza di montare delle maglie basse in modo uniforme, del tipo qui siamo a metà, vedete, del mio scalfo. Quindi vado a contare le maglie da questa metà allo scanso, poi a questo gradino che ho di salire che va su, e ne monterò 5, farò altrettanto da questa parte. Quindi cercate di distribuire lo stesso numero di maglie per una lavorazione bella precisa in modo uniforme su tutti i lati. Quindi in questo primo pezzettino ne lavoro 5, l'altra metà finale avrà altre 5 maglie alte, maglie basse, e poi lo stesso il numero di maglie che ho nel lato laterale fino al centro della spalla sarà lo stesso che avrò qui. Quindi insomma cercate di fare il più possibile una lavorazione dove andrete a distribuirmi queste maglie in modo appunto il più regolare possibile, in modo di avere una manica che cresce in modo armonioso. E quindi pian pianino cerco in modo regolare di distanziare le maglie in modo regolare e di montare tutto intorno alla circonferenza queste mie maglie basse. Quando vi trovate qui, vedete, sulla spalla, diciamo, quindi dove c'è il collettino qui e la metà della spalla, a un pezzettino prima e un pezzettino dopo, circa 5-7 maglie prima dalla metà e 5-7 maglie prima e dopo, fate degli aumenti pochi, in modo da dare un pochino, diciamo, di sagomare un pochino la manica a sbuffo qui in alto, e quindi caricate per 3 volte degli aumenti. Quindi qui siamo al centro e ho fatto il centro, vedete. La maglia successiva la faccio normalmente, facciamo un esempio. Nella maglia successiva ancora farò 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, in questo modo, e quindi ho montato l'aumento. Poi lavoro una maglia bassa normale, nella successiva lavoro 2 maglie all'interno dello stesso spazio e quindi creo una sorta di sbuffo, di manica a sbuffo. Poi la maglia successiva la lavoro singola e la maglia successiva ancora
la lavoro con un aumento, così semplicemente, dopodiché proseguo con la lavorazione normale di maglie basse tutte intorno. Quindi soltanto qui nella parte alta della spalla, a un po' di maglia, un pezzettino di maglie prima dalla metà e un po' dopo, faccio tre aumenti in modo tre per lato, in modo da dare un pochino questa linea a sbuffo. Ho terminato la mia circonferenza di maglie basse, chiudo unendomi alla prima con una maglia bassissima in questo modo. Cambio uncinetto, quindi prendo l'uncinetto del 3,5. Mi alzo con una catenella, rientro nella maglia di base e faccio una maglia bassa. Ora vediamo come lavorare quindi il nostro punto fantasia. Mi sono alzata quindi realizzando la mia prima maglia bassa, ora faccio 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2 catenelle di base e nella terza faccio il mio primo punto puff, quindi filo sull'uncinetto, 1, 2 nella terza, porto fuori il filo una prima volta, carico, rientro, porto fuori il filo una seconda volta, carico l'uncinetto, rientro e porto fuori il filo una terza volta. Filo sull'uncinetto, passo su quasi tutte le maglie, tranne la prima asola, e poi porto fuori il filo in questo modo. E ho ottenuto così il mio punto puff. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 2 maglie di base, quindi 1, 2 e nella terza faccio una maglia bassa. Devo lavorare questo motivo per tutta la mia circonferenza. Ora lo rivediamo. Ho fatto la mia maglia bassa, quindi 1, 2, 3 catenelle, salto 1, 2 maglie di base e nella terza, quindi 1, 2 con il filo sull'uncinetto, nella terza punto l'uncinetto, porto fuori il filo una prima volta, carico il filo, rientro, porto fuori il filo una seconda volta, ovviamente lasciando i punti, vedete, belli morbidi, carico il filo, porto fuori una terza volta. Quindi porto fuori il filo da tutte le mie maglie, tranne la prima asola, carico il filo e chiudo il mio punto. Quindi ho formato questo puff. 3 catenelle, 1, 2 e nella terza una maglia bassa. Procedo pertanto lavorando tutta la mia circonferenza in questo modo. E poi alla fine ci vediamo per vedere assieme come chiudere il giro. Ho quasi terminato il mio giro, le ultime 3 catenelle, vedete ho fatto il punto puff e vado a chiudere con una maglia bassissima. Questo era il primo punto che io avevo effettuato e qui c'è la maglia bassa, quindi vado a chiudere il mio occhiello facendo una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro e ho concluso così. Allora ora riparto in questo modo, tiro un pochino fuori la mia asola, allungo un pochino l'asola dall'uncinetto, filo sull'uncinetto, rientro, porto fuori il filo, filo sull'uncinetto, rientro e porto fuori il filo, filo sull'uncinetto, rientro, quindi vado a fare il mio punto puff in questo modo. Rivedere, ho chiuso con la maglia bassissima, tiro un pochino la mia asolina e l'allungo un pochino, carico il filo e faccio come abbiamo fatto finora il mio punto puff, quindi porto fuori il filo 3 volte e faccio il mio punto puff in questo modo, lasciando le due ultime, la prima asola, quella allungata, e portando fuori il filo dalle altre maglie, chiudo il punto in questo modo, faccio le mie 3 catenelle e riparto con il mio motivo. Vedrete che chiudendo in questo modo, iniziando e chiudendo il giro in questo modo, sarà impercettibile l'inizio e la fine del giro, quindi non avremo nessuna riga di differenza di stacco del giro. Adesso vediamo il punto
fantasia si lavorerà sempre nello stesso modo, ovviamente andremo ad alternarlo con i punti sottostanti. Quindi dove ho le maglie basse andrò a fare le mie noccioline di puff e sulla testa dei puff vado a fare le maglie basse. Quindi mi sono alzata con 3 catenelle, sulla testa del mio punto puff faccio una maglia bassa, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e dove ho la maglia bassa sottostante vado a fare il mio punto puff. 3 catenelle, dove ho la nocciolina vado a fare la mia maglia bassa e quindi vedete che andando ad alternare così vado a riempire e a sfarsare i miei motivi. Quindi è molto semplice e scorrevole da lavorare questo punto una volta imparato. Ecco qui che chiudo il puff, faccio le mie 3 catenelle e vado a fare la maglia bassa sulla sommità dell'altro puff sottostante. 3 catenelle, quindi anche molto veloce da eseguire, e sulla maglia bassa sottostante vado a fare il mio puff. Catenelle e la maglia bassa. Procedo così per tutta la mia circonferenza. Concludo il mio giro, vedete ho fatto il punto puff, le 3 catenelle e la maglia bassa. Questo è la fine del mio giro perché avevo iniziato con il punto puff, quindi faccio le 3 catenelle e chiudo nella sommità del punto puff con una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, rientro all'interno della sommità del punto puff e riparto con la mia maglia bassa. Questo sarà praticamente l'inizio del giro e se volete appunto puntarvi un marker qui per tenerne nota, ma insomma corrisponde con la linea del sottobraccio, e poi ripartite con il vostro motivo. Quindi il motivo è sempre lo stesso, soltanto che si alterna. Quindi le 3 catenelle, dove ho la maglia bassa farò il mio punto puff, vedete in questo modo, le 3 catenelle, e dove ho il punto puff nella sommità della maglia faccio la mia maglia bassa. Quindi vado ad alternare questi semplici motivi che però mi danno un effetto bellissimo, questa lavorazione. Quindi iniziate e terminate i giri sempre in questo modo, con questi 2 semplici passaggi. Dal polsino, quindi dalla base del polsino fino alla base, io ho lavorato la mia manica per 49 centimetri. Però questo lo deciderete voi perché appunto ognuno di noi ha un'altezza, una lunghezza del braccio e naturalmente quando lavorate la manica dovete tenere conto della piegatura del gomito, quindi non prendere la misura soltanto dalla spalla al polso, ma dovete appunto mettere in conto appunto che dovrete piegare il braccio e che quindi serviranno dei centimetri in più, ve lo dico sempre e mi raccomando di questa cosa. Quindi vedete, lavorando così circolarmente con questo punto, l'effetto della lavorazione che si ottiene. Ora andiamo a vedere come concludere con il polsino, quindi restringere il tutto, qui devo nascondere ancora un filo, andare a restringere il nostro polsino e chiudere la nostra manica. Comunque questo è l'effetto e guardate anche proprio l'insieme, cioè la fusione di questi 2 filati nella lavorazione che lucentezza dà alla manica, al lavoro, insomma, a questi punti puff, il cotone dà una lucentezza veramente molto molto bella.
Quindi completo l'ultimo giro di lavorazione della manica, chiudo il giro con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella, rientro all'interno della sommità del punto puff e faccio una maglia bassa. Ora devo andare a stringere il polsino e vediamo assieme come. Allora, qui ho fatto una maglia bassa, passo nella maglia bassa successiva, quindi salto le 3 catenelle e faccio una maglia bassa direttamente. Passo alla maglia bassa sopra nella sommità del punto puff e faccio una maglia bassa. Passo nella maglia bassa successiva e faccio una maglia bassa. Facendo in questo modo, così tutto intorno alla circonferenza della mia manica, vado a restringere il polsino. Per la mia circonferenza del polso, che è molto sottile, io ho operato così lungo tutta la circonferenza, quindi effettuando una maglia bassa sulla sommità del punto puff e una maglia bassa nel punto di contatto tra i due motivi nella maglia bassa, e ho realizzato 32 maglie basse che poi ho lavorato appunto con il punto coste, vedete, a una a una, per formare appunto la fascetta del bordino. Però chi ha un polsino, chi ha un polso del braccio un pochino più della circonferenza un po' più grande della mia, potrà inserire delle catenelle ogni tanto tra una maglia bassa e l'altra. Quindi per esempio ogni 4-5 maglie basse consecutive che noi andiamo a fare intorno alla circonferenza, io posso realizzare una catenella di separazione e quindi fare in questo modo. Faccio la maglia bassa nella maglia bassa successiva, quindi vado ad effettuare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa sottostante, e magari per allargare questa circonferenza posso ogni 4-5 maglie basse inserire una catenella di separazione, in modo da dare una circonferenza più ampia al mio polsino. Ecco, poi farete voi delle prove per arrivare alla circonferenza che vi serve e ci vediamo alla fine del giro. Ecco, qui ho quasi terminato il mio giro di maglie basse. Sono arrivata all'inizio del giro, tolgo il mio marker e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta del giro effettuata, e guardate il risultato. Voi fate una prova, controllate che il vostro polsino ci passi comodamente, dovrebbe essere sufficiente. Poi questa è la prima parte che noi abbiamo ristretto, poi andando a fare il polsino di coste, il tutto si andrà a restringere, e io, per restringere un pochino di più il polsino, che così per me sarebbe stato largo, ho utilizzato l'uncinetto del numero 3. Quindi prendo il mio uncinetto un po' più piccolino, di mezzo numero più piccolo, ho chiuso con la maglia bassissima, mi alzo con una catenella, rientro all'interno della stessa e faccio una maglia bassa, ed ora vado ad effettuare un altro giro di maglie basse tutte intorno. Riposiziono il mio marker sulla prima per ricordarmi che è il giro d'inizio, ed ora effettuo una maglia bassa sopra ad ogni maglia bassa di base. Qui sono ancora in tempo eventualmente ad aggiustare. Se voglio stringere ancora di qualche maglia il polsino, posso fare delle diminuzioni e quindi chiudere 2 maglie basse in questo modo. Quindi lavoro una maglia bassa eventualmente non chiusa, nella seconda una maglia bassa non chiusa, e le chiudo tutto assieme. Nel mio caso ho visto che è bastato lavorare tutto il bordino intorno di maglie basse normalmente, con un uncinetto più piccolino, e a restringere, e diciamo che con il punto coste poi il tutto si va a restringere ulteriormente. Quindi ripasso tutta la circonferenza in questo modo a maglie basse, e mi raccomando, alla fine di questo giro devo avere un numero di maglie basse pari, perché poi il punto a coste si lavorerà alternato a coste 1 1, quindi
devo avere delle maglie di numero pari alla fine del mio giro. Sono arrivata alla fine del giro, tolgo il mio marker e chiudo questo giro effettuando come sempre una maglia bassissima nella prima maglia bassa di base. Mi alzo ora con 1, 2 e 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. Io intorno alla mia circonferenza ho 32 maglie basse e su queste maglie basse vado a lavorare 32 maglie alte. Quindi lavoro una maglia alta su ogni maglia bassa di base sottostante. Ho completato il mio giro di maglie basse e guardate come si è ristretto ulteriormente il polsino. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia alta di base effettuata. Ora mi alzo con 3 catenelle e come abbiamo visto prima per il bordo del collo iniziamo la lavorazione a maglie in costa alternando una maglia in costa davanti e una maglia in costa dietro. Quindi facciamo gli stessi passaggi che abbiamo visto per il collo della nostra maglia. Quindi una maglia in costa davanti e una maglia alta in costa dietro. In questo modo per 3 o 4 cm il polsino o per la lunghezza appunto desiderata, ottengo così il bordino della mia manica. Siamo giunti così anche oggi al termine di questo video tutorial. Come vedete, con pochi passaggi ma con i filati giusti e con i colori caldi dell'autunno, come abbiamo realizzato una maglia dal taglio molto semplice, linee semplici perché appunto il corpino del davanti e del dietro è stato realizzato con delle semplici maglie basse che però abbiamo valorizzato la manica con un punto davvero molto semplice ma che trovo molto fine. Perché guardate che spettacolo, e naturalmente con i filati giusti, abbinando questo mohair e questo cotone, abbiamo dato veramente una lucentezza a questo capo che è straordinaria. La nostra goccia d'oro è finita, ora aspetto le vostre interpretazioni, lo sapete che sono sempre molto curiosa. Da oggi mi trovate anche su Ravelry e quindi per chi ha piacere, poiché moltissime sono state le richieste che mi avete fatto per avere anche dei pattern scritti su Ravelry, inizierete a vedere un po' alla volta anche le istruzioni, i pattern scritti dei miei progetti che così potrete stampare e portare comodamente sempre con voi. Io vi abbraccio e vi saluto, a prestissimo, ciao ciao!